Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di gennaio 2026 e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarlo col vostro ascendente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E inoltre in descrizione trovate i link per vedere meglio con le video recensioni i mazzi che andrò ad utilizzare e inoltre trovate anche i link per acquistarli se vi dovessero piacere. Adesso iniziamo però facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi comprendere meglio il passo successivo. Troviamo la carta della morte, secondo me per certi aspetti, ci sta con la conclusione di un anno, soprattutto se, è stato un po' difficile in alcuni ambiti, per alcune circostanze che avete vissuto, difficili o complesse, a volte anche dolorose, dipende. La morte, ci dice di lasciare andare, di chiudere con le cose del passato, quelle che magari non ci sono più utili, quelle che ci stanno facendo solo da zavorra, da peso. Non abbiamo più bisogno di alcune cose, ma invece abbiamo bisogno di tagliare di netto alcune cose e procedere verso il nuovo inizio e verso la rinascita. E adesso procediamo appunto, andiamo a vedere come ci sarà questo nuovo inizio e questa rinascita proprio il mese di gennaio, quindi nuovo anno anche 2026. Allora, poi vedete la carta del Papa. Io direi che si tratta di un nuovo inizio di consapevolezza, forse perché avete già meditato oppure già sapete come procedere in alcune circostanze, quindi in realtà una volta che, si fa pulizia, si fa ordine, si lasciano andare alcune cose, non avete bisogno di fare ulteriori passaggi, chissà quali, voli pindarici. Infatti è, una carta di forte consapevolezza il Papa, cioè di sapere con saggezza come sfruttare le vostre possibilità, le vostre esperienze che avete acquisito. Sapete che magari ci potete essere, aiutare e sostenere con le persone più importanti per voi o anche di chiedere e aiuto e sostegno da alcune persone, sia per questioni professionali, sia personali, eccetera. Il Papa ci fa anche capire che ci possono essere delle cose in via di sviluppo, sia riguardo a una relazione, a un contratto o a dinamiche che in qualche modo abbiamo bisogno di mediare, di conciliare anche in quelle cose più pratiche tipo legali, burocratiche, eccetera. Ma questo lo andiamo a vedere passo passo nella lettura. Partiamo proprio dalle vostre energie strettamente personali che vi aiuteranno a capire più o meno l'andamento del vostro mese. Poi vedremo l'amore, i sentimenti, il lavoro e le finanze e infine i segni zodiacali da attenzionare. Come prima carta troviamo, quindi all'incirca i primi 10 giorni del mese, il 5 di denari. Allora, questa ci fa capire che stiamo procedendo in un passaggio, forse proprio l'inizio risuona ancora qualcosa dei momenti precedenti, magari ecco si ha bisogno di rigenerarsi, di ripulirsi, di andare a sistemare soprattutto alcune questioni, pratiche. A volte ci sono quelle questioni che non dipendono totalmente da noi, ma siamo lì ad aspettare, risposte, proposte, eccetera. Quindi ci parla ancora di una fase di incertezza, dove abbiamo bisogno di procedere in un certo modo, pian pianino, in modo tranquillo e quindi di aspettare determinate cose. Però ci dice che comunque dobbiamo andare avanti. Comunque, dobbiamo fare qualcosa, altrimenti poi rischiamo di rimanere fermi. Il cavaliere di spade
e invece è totalmente diversa, quindi, ci fa capire che alcune cose arriveranno così, in un modo, veloce, impetuoso, forse anche imprevisto. Quindi prepariamoci a farci trovare pronti perché alcune cose cambieranno, nettamente proprio verso la metà, del mese. Magari delle proposte, delle questioni che già stavate aspettando da un po' di tempo e poi arriveranno tutte di un colpo, può anche darsi. Di sicuro con la chiusura, con questo 10 di coppe indica, ottimi risultati, soddisfazione, felicità, soprattutto a livello interiore, emotivo, relazionale o anche un qualcosa che avete fatto. Abbiamo visto evoluzioni precedenti, che finalmente si ottengono questi risultati, finalmente, una o più gioie, io spero che siano infinite, gioie per voi da raccogliere e poi ovviamente consolidare. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore e sentimenti, quindi parliamo principalmente di amore coppia single, però in realtà alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti, di amicizia, famiglia, quindi essendo una stessa generica consiglio sempre di ascoltare, queste varie indicazioni che usciranno dalle carte e di adattarle a quello che vivete. Troviamo l'imperatore. Nelle questioni sentimentali in realtà c'è, tanto aspetto pratico quando esce l'imperatore, quindi non vuol dire che non ci sia, sostegno, amore, eccetera. No, assolutamente no. Vuol dire che ci sono delle basi solide per, concretizzare, alcune cose e magari dei progetti, oppure proprio portare, stabilità a livello amoroso e affettivo. Però essendo un'energia più concreta probabilmente c'è bisogno di prendere il controllo di alcune situazioni, oppure anche delle proprie stesse emozioni che forse potrebbero essere, un po' turbolente. Dico questo perché magari ci possono essere delle difficoltà nel corso del mese. Come dico, quando escono, carte un po', difficili, non vuol dire che le cose andranno male, magari stanno andando bene e procederanno bene, però ci sono quelle sfumature, quelle indicazioni che ci possono aiutare a capire come superarle immediatamente o anche a farci riflettere su alcune cose. Cioè, se magari vi accorgete che c'è della, rigidità, della chiusura, allora probabilmente è qui che si deve capire che magari l'altra persona oppure voi avete un certo tipo di esigenze che non sono espresse, che o nella peggiore delle ipotesi non sono condivise e accettate, oppure non vengono capite. Allora è lì che ci si deve aprire, anziché star lì con con la spada, in mano, o a criticare o a dire un qualcosa che potrebbe essere, difficile da accettare, e allora ecco che queste carte vi stanno dicendo di invece avere, come ci dice il nostro, Papa sin dall'inizio, di avere comprensione, di avere apertura, di aprirvi anche nella vostra espressione, perché a volte è proprio la comunicazione che deve essere sfruttata in un certo modo per trovare un compromesso, per trovare pace e armonia, soprattutto nelle coppie in questo caso e anche nelle relazioni più importanti. Quindi è vero che ci possono essere delle cose, che non vi soddisfano, delle cose che sì, magari tutto sommato le cose più importanti vanno bene, però ci sono quelle, finezze che possono essere sistemate. Forse meglio farlo adesso? Meglio prendere coscienza e agire adesso prima che alcune cose si possano, evolvere diversamente? Secondo me le cose non escono mai a caso.
E per i single, c'è un'evoluzione un po' particolare, nel senso che se c'è un interesse e una frequentazione, magari si sta osservando, si sta valutando, si sta cercando di, darsi comunque delle opportunità, soprattutto nell'osservazione, visto che c'è il 3, di denari e magari un certo tipo di apertura, di condivisione, di collaborazione, soprattutto dal punto di vista di conoscenza o anche di del sentirsi, può portare a nuovi sviluppi. Magari è un periodo un po' difficile che può essere per voi stessi, a livello sentimentale per situazioni pregresse che vi portate dietro e quindi può essere proprio difficile, dare fiducia e aprirsi totalmente a una nuova persona, altrimenti questa può riguardare l'energia dell'altra persona che solo che, va a compromettere, quindi a rallentare, a portare un po' pesantezza in questa conoscenza. Altrimenti, se non c'è nessuno, questa carta all'inizio può portare, le vostre stesse conoscenze di amicizia, magari proprio quella persona che vi presenta, vi fa conoscere una nuova persona, insomma qualcuno, e allora da lì le cose possono, svilupparsi, in modo diverso, ovviamente ricordandoci che purtroppo quel 10 di bastoni alla fine vuol dire solo un rallentamento, vuol dire solo pesantezza, ma questo può dipendere dalle vostre esperienze, da alcune cose forse che non ancora si sono, risolte, magari l'altra persona potrebbe essere ancora impegnata, non dico sentimentalmente, però interiormente, eccetera. Ma questo lo capirete voi. Adesso andiamo a vedere la parte più materiale del lavoro, delle finanze, denaro, progetti, eccetera. Quindi troviamo la carta della Torre. Allora, questa va spiegata bene perché effettivamente molti di voi diranno: "Oddio, la torre, che succede?" È vero che può portare un imprevisto, quindi consiglio di fare attenzione, magari una spesa imprevista, un qualcosa di non calcolato, se avete pianificato un qualcosa, tipo ad esempio c'è n un viaggio che può esserci un ritardo enorme, ad esempio, cioè giusto per farvi capire che comunque, di aspettarsi, qualcosa, ma non sempre di negativo, assolutamente no. Quindi è vero che potrebbe esserci un imprevisto nei nostri calcoli e, una spesa che non ci aspettavamo, assolutamente sì, però può anche arrivare un imprevisto positivo, una proposta, un'offerta, veramente un qualcosa che lungi da noi dal pensare una cosa del genere e invece che potrebbe essere molto, molto positiva per sviluppi futuri. Ecco perché sottolineo questo, perché è uscita la carta della stella che indica un momento favorevole per o iniziare a programmare, a valutare qualcosa, quindi gettare quei primi semini che poi si svilupperanno successivamente. Può essere un acquisto, una vendita, anche un guadagno, una proposta, in particolare, può riguardare il vostro stesso lavoro o anche un nuovo investimento, un evento che magari potrebbe essere anche illuminante, ispirante per voi stessi. Può capitare che ci viene un'illuminazione, un colpo di genio che può svoltare totalmente il nostro stesso futuro, sia lavorativo sia di alcune cose che sono legate sempre al denaro e alla materialità. Il 10 di spade ci fa capire che possiamo chiudere questo mese, un po' preoccupati, un po' destabilizzati, quindi, qualsiasi cosa salterà fuori, io consiglio di, incominciare a valutare, verificare, valutare attentamente quei semini che andrete a piantare, ma non di, accettare immediatamente, non il vero e proprio inizio che secondo me può avvenire successivamente, perché qui si vede una fase di, come abbiamo visto, di mediazione, di controllo, di valutazione, non proprio di inizio. Infatti abbiamo un 10 di coppe e 10 di
spade, che, alcune cose prima di procedere devono essere risolte, sistemate o quantomeno tanta riflessione e attenzione. Poi troviamo 9 di denari, quindi per chi ha già avviato un forte cambiamento, oppure anche per chi è in cerca di lavoro e qui di sviluppi nuovi ce ne sono, assolutamente sì. Quindi, magari per alcuni di voi già sanno, diciamo da un po' che, c'è questo nuovo inizio e appunto, ci può essere un nuovo lavoro, un qualcosa che magari può andare a cambiare la vostra ricerca, se siete ancora in questa fase, oppure anche possibilità di essere comunque sostenuti e aiutati, da qualcuno nello specifico, può essere la famiglia, una persona cara, magari anche dei risparmi che avete da parte. Io direi che con questo cavaliere ci si deve aspettare effettivamente un qualcosa che arriva e può essere una proposta, un'idea di collaborazione, qualche novità ovviamente da valutare. Anche qui dico, sottolineo valutare perché in senso generico si vede proprio l'ultima parte che potrebbe essere un po' difficile. Abbiamo visto che, si tratta più di aver soddisfazioni o qualcosa di positivo dal punto di vista, interiore, relazionale, ed emotivo, anche un qualcosa che riguarda una vostra passione, però dal punto di vista di qualche preoccupazione, qualcosa che è legato a un imprevisto, una spesa ad esempio, e il denaro stesso, diciamo che l'ultima parte è un po' più ostica. Ecco, è qui che magari con andando a riflettere potete già cercare di capire. Forse c'è bisogno di, al momento, lasciare andare un progetto o un'idea, troppo, diciamo, esosa per voi? Magari volevate fare un viaggio, volevate fare un tipo di investimento, meglio non farlo. Quindi è sconsigliatissimo prendere iniziative troppo pretenziose, troppo particolari nell'ultima parte del mese. Quindi fermarsi lì e, valutare qualsiasi cosa prima di muoversi. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare. Per voi sono il segno del Cancro, abbiamo il Sole che si riferisce al Leone e poi infine troviamo Giove che ci parla di Sagittario e Pesci. Quindi questi sono i segni principali. Non vuol dire che non avrete a che fare con gli altri, vuol dire che con quegli altri più o meno ci si può aspettare le stesse, situazioni. Invece qui si tratta proprio di avere a che fare, di, privilegiare dei rapporti, dove, c'è un forte legame, dove c'è evoluzione, crescita, dove ci sono possibilità di aiutarsi a vicenda, ma anche a livello più pratico di persone che vi possono aiutare in concretezza a raggiungere un obiettivo e un traguardo, anche persone che vi stimolano con nella vostra creatività, nel procedere, nell'andare avanti. Quindi abbiamo proprio occasioni di crescita, una persona generosa, che vi porta a sviluppare positivamente qualcosa, sia ovviamente riguardo alle relazioni e al benessere di alcune relazioni, sia soprattutto a livello, pratico. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare motivazionale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di gennaio. Ciao!